Una domanda che molti si fanno quando iniziano a far trading con le criptovalute è quale valuta di base utilizzare, cioè se utilizzare per gli scambi Bitcoin o altre criptovalute volatili o valute stabili come le stablecoin o le valute fiat. Il fatto è che non esiste una risposta definitiva che vada bene per chiunque a questa domanda. Ci sono casi in cui magari conviene utilizzare Bitcoin e altri casi in cui conviene utilizzare stablecoin o valuta fiat. Il punto chiave sono gli obiettivi che ci si prefigge, cioè se l'obiettivo del trading è quello di accumulare più Bitcoin, allora è un conto. Se l'obiettivo del trading invece è quello di accumulare più valuta fiat o stablecoin, che fondamentalmente a livello finanziario sono la stessa cosa, allora ecco che tutto cambia. Ciò nonostante comunque esistono dei vantaggi o degli svantaggi che in qualche modo coinvolgono qualsiasi strategia. Ora li vediamo. Il primo vantaggio di utilizzare Bitcoin come valuta di base per scambiare criptovalute è sicuramente quello del suo potenziale, nel senso che se il tuo obiettivo è quello di accumulare Bitcoin nella speranza che poi nel corso del tempo aumentino di valore, ecco che probabilmente ti conviene fare il trading, lo scambio, le compravendite in Bitcoin delle altcoin. Questo però può anche essere al tempo stesso uno svantaggio perché il grande potenziale di Bitcoin è dovuto alla sua elevata volatilità. Elevata volatilità significa che può salire molto il suo valore, ma può anche scendere molto. Ecco che utilizzare Bitcoin come valuta di base per accumulare fondi sugli exchange, ad esempio, espone anche al rischio di avere perdite in futuro a causa della perdita di valore di Bitcoin. In altre parole, durante i periodi rialzisti, Bitcoin come valuta di riserva ovviamente è migliore, mentre diventa meno buona come valuta di riserva nei momenti di calo dei prezzi. Un altro vantaggio di utilizzare Bitcoin come valuta di base è quello che esistono più coppie di scambio, perché la maggior parte delle coppie di scambio con le altcoin prevedono per l'appunto la coppia con Bitcoin, quindi se ne trovano di più e quindi utilizzare Bitcoin aiuta ad avere maggiori potenzialità di trading e di investimento. Inoltre c'è un altro vantaggio un po' più sofisticato, ovvero visto che spesso i mercati cripto si muovono più o meno tutti nella stessa direzione, cioè se aumenta il valore di Bitcoin aumenta anche spesso quello delle altcoin o viceversa, avere Bitcoin come moneta di scambio mette al riparo da potenziali scatti di stop loss quando ci sono dei cali, dei forti cali magari repentini, proprio perché quando ci sono questi forti cali repentini in genere cala anche il prezzo di Bitcoin. Invece, per quanto riguarda le stablecoin o le valute fiat, i vantaggi sono altri. Il primo, ovviamente, è per l'appunto la stabilità. Infatti, fare ad esempio analisi tecnica sui prezzi delle criptovalute in fiat o in stablecoin è ovviamente molto ma molto più semplice. E inoltre, ovviamente, c'è un altro grande vantaggio. Durante i momenti di calo, di forte calo, le stablecoin mantengono il loro valore perché comunque la volatilità delle stablecoin è ridotta veramente al minimo. Quindi utilizzare ad esempio una stablecoin ancorata al dollaro americano, ad esempio USDT, mette al riparo il trader da queste oscillazioni quando ha i propri fondi in USDT. D'altro canto, però, esistono un po' meno coppie di scambio in stablecoin o in valuta fiat, quindi è leggermente meno ampio il panorama, lo scenario per il trader che sceglie di non usare Bitcoin come moneta di base, ma valute stabili. E poi, per quanto riguarda le stablecoin, c'è sempre il rischio che il loro valore non si mantenga fisso nel tempo, nel senso che
la più importante ad esempio delle stablecoin USDT in realtà è gestita e emessa da una società. Se questa società dovesse avere dei problemi, ecco che potrebbe averli anche USDT. Quindi bisogna assumersi un certo rischio nel momento in cui si detengono fondi in stablecoin, mentre invece questo rischio ad esempio non c'è quando si detengono i fondi in valuta fiat. Su Prime XBT è possibile fare trading in criptovalute, in Bitcoin, in stablecoin e anche in valuta fiat. Sta di fatto però che molti trader utilizzano il trading, in particolare delle altcoin, per incrementare i bitcoin in loro possesso, cioè molto spesso, visto che l'obiettivo è quello di incrementare il possesso di bitcoin, gli scambi avvengono in bitcoin. Anche perché c'è un certo vantaggio nel diversificare gli investimenti, ovvero tenere tutti i fondi investiti in Bitcoin potrebbe portare ad avere magari perdite maggiori nel caso in cui Bitcoin da solo scendesse, perdesse valore, mentre invece diversificare consente di ridurre un po' il rischio. C'è da dire che molte altcoin molto spesso si muovono insieme a Bitcoin, però ci sono delle altcoin, magari soprattutto in determinati momenti, che hanno dei movimenti completamente autonomi, indipendenti da Bitcoin e sui quali si possono realizzare dei trade molto interessanti, anche se l'obiettivo è solamente quello di incrementare il possesso dei propri Bitcoin. Tra l'altro faccio notare che su Prime XBT è possibile fare trading sia sulle criptovalute, sia sul mercato Forex, quello delle altre valute fiat, sia sulle commodities, sia su indici azionari, quindi è possibile diversificare molto anche al di là delle criptovalute. Perché, come dicevo prima, diversificare gli investimenti investendo anche in altcoin spesso non consente di ottenere una reale diversificazione, mentre questa sicuramente c'è se invece si investe, si fa trading anche in altre asset class che non c'entrano niente con le criptovalute. E per chi volesse fare trading con leva finanziaria? Innanzitutto specifichiamo che cosa si intende per margin trading e trading a leva. Le due definizioni sono sinonimi e significano che una persona, utilizzando la leva finanziaria, può fare trading utilizzando dei fondi in prestito, presi in prestito direttamente sulla piattaforma. Cioè, in poche parole, al posto che utilizzare solamente i fondi propri, magari soprattutto se non se ne hanno molti, è possibile farsi prestare dei soldi dalla piattaforma in modo da poter fare degli scambi, dei trade di dimensione maggiore. Inoltre, il margin trading consente anche di speculare non solo sui rialzi di prezzo, ma anche sui ribassi, utilizzando le funzionalità di long buying oppure short selling, cioè aprire posizioni long in acquisto o aprire posizioni short in vendita. La leva si calcola con un moltiplicatore, quindi ad esempio una leva per 100 significa che per ogni proprio fondo inserito all'interno di un trade è possibile ottenere in prestito 100 volte tanto. In questo caso si chiama margin trading perché si sta facendo un trade con solo un piccolo margine di fondi propri sul totale di quelli effettivamente investiti. Ad esempio, Prime XBT offre le seguenti leve finanziarie. Su criptovalute, indice e commodities fino a per 100, mentre invece sul Forex fino a per 1000. Le posizioni long sono quelle di chi compra ad un certo prezzo nella speranza di vendere ad un prezzo maggiore, viceversa le posizioni short sono di chi vende ad un certo prezzo nella speranza di poter ricomprare ad un prezzo inferiore. Però il margin trading in realtà è un po' più complicato a causa soprattutto di due questioni. La prima è questa: quando si ottengono questi fondi in prestito ci si deve pagare sopra degli interessi, quindi si riduce il profitto. Questo fa sì che bisogna sempre tenere in considerazione il fatto che quando si fa margin trading il profitto sarà
inferiore a quello che si ottiene semplicemente facendo i calcoli di compravendita, perché bisogna considerare anche gli interessi che si pagheranno sui fondi presi in prestito. Inoltre questi interessi ovviamente si accumulano nel tempo, quindi solitamente queste operazioni a leva conviene che durino poco. Inoltre c'è un altro problema, la cosiddetta liquidazioni. Se infatti le vostre posizioni aperte long o short ad un certo punto erodono completamente il margine, cioè la quantità di fondi vostri che avete messo, vengono chiuse in automatica e quindi voi perdete quello che avete messo in quel trade. Per evitare ciò conviene impostare degli stop loss o dei take profit. Se volete, sull'help di primexbt.com c'è un'intera sezione dedicata al leverage trading, cioè al margin trading, e se volete in questa sezione e in particolare nella pagina dedicata proprio alle liquidazioni, che è questa, trovate anche una pagina dedicata a come si impostano gli stop loss e i take profit. Come avrete capito, il margin trading non è adatto a fare holding, ma a fare trading intraday sul breve periodo, e PrimeXBT consente di fare ciò, e nella sezione Help anche vi mostra in qualche modo come si fa.